Stanche del solito cappello? Questo è il progetto perfetto per quest'estate. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme non una borsa, bensì il cappello che sto indossando ora. È un progetto che vi ho mostrato quasi un mesetto fa, vi avevo promesso il tutorial ma lo avevo un attimino accantonato perché avevo altri progetti un po' più urgenti, però siccome in questi giorni ho ricevuto veramente tantissimi messaggi riguardo a questo tutorial, ho deciso di pubblicarvelo. Credo che lo pubblicherò di domenica, quindi nel caso buona domenica. Comunque mi è piaciuto tantissimo questo cappello quando l'ho pubblicato su Instagram. Mi è piaciuto veramente tanto, ma credo soprattutto perché si realizza con tutti avanzi di cordino che abbiamo in casa. In questo modo possiamo smaltire veramente tutti gli avanzi che abbiamo. Infatti questo progetto, insieme al cappello che vi ho mostrato su Instagram, sono realizzati con il cordino. Tutti avanzi di cordino che avevo comunque in casa. Questo che sto indossando ora l'ho realizzato con Amore Corda di Borgo dei Pazzi, mentre l'altro l'avevo realizzato con Indamat, il cordino opaco. Comunque potete utilizzare qualsiasi filato volete, vi sconsiglio filati morbidi, quindi quelli che di solito utilizziamo per i capi d'abbigliamento perché altrimenti non terrebbero la forma che dovrebbero ottenere. È un progetto che mi piace particolarmente, trovo che mi stia anche abbastanza bene come cappello, non so, ditemi voi, e con lo stesso schema sappiate che potete realizzare anche il cappello alla pescatora che molte di voi mi richiedono, però non lo realizzo perché non mi sta molto bene. Vi faccio vedere questo: se abbassate in questo modo viene questo effetto che su di me proprio no, quindi rimettiamo il mondo come stava, però comunque con lo stesso schema potete realizzare comunque il cappello alla pescatora. Poi durante il tutorial alla fine vi ho spiegato come modificare un po' lo schema per adattarlo a quel tipo di cappello. Comunque non mi dilungo più di tanto perché vi ho spiegato tutto veramente passo passo in maniera super dettagliata come realizzare un cappello del genere. Io spero che anche questo progetto vi piaccia, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se lo realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post perché sono super curiosa di vedere i vostri lavori. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vi mostro brevemente cosa ho utilizzato per realizzare questo progetto e poi possiamo passare subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo tutti avanzi di filato. Io nello specifico ho utilizzato tra i 160 e i 200 grammi di cordoncino. Ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 4, poi sono passata anche al 4,5 ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con il prendere le nostre misure, quindi per avviare il lavoro dobbiamo sapere innanzitutto la circonferenza della nostra testa o comunque della testa a cui sarà destinato il cappello. Quindi noi dobbiamo trovare la misura che ci occorre per andare a realizzare questa zona qui che comprenderà tutti gli aumenti per raggiungere la nostra taglia. Per fare questo andiamo quindi a misurare la circonferenza della nostra testa. Nel mio caso ho 53 cm e questa misura qui la dobbiamo dividere per il pi greco, ovvero 3,14. Quindi nel mio caso vado a fare 53 diviso 3,14 e mi viene fuori 16, tot numeri. Noi dobbiamo calcolare solo i numeretti prima della virgola, quindi nel mio caso 16 cm, il che significa che il disco iniziale che andrò a lavorare dovrà misurare 16 cm. Quindi una volta che avremo trovato la nostra misura, a questo punto possiamo partire con il lavoro. Ovviamente il progetto può essere adattato a qualsiasi taglia perché vi basta fare questa piccola operazione per capire quanti aumenti fare per la propria taglia. Quindi iniziamo con l'anello magico, avvolgiamo il filo in questo modo, prendiamo il filo e facciamo una catenella per bloccare il tutto. Per alzare il lavoro aggiungiamo altre 2 catenelle per un totale di 3 che sostituiranno la prima maglia alta e procederemo lavorando all'interno di questo anello altre 11 maglie alte, quindi avremo in totale 12 punti, comprese le 3 catenelle iniziali.
Ok, ho lavorato le 11 maglie alte, adesso vado a tirare questo filo per chiudere l'anello magico, tiriamo per bene e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2, 3, ci inseriamo all'interno e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Ora, come vi ho mostrato già in altri tutorial, per evitare lo scalino ci spostiamo nel punto successivo in questo modo, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. In questo giro dovremo andare a lavorare un aumento per ogni punto, quindi andiamo a lavorare una maglia alta nello stesso punto in cui abbiamo lavorato le 2 maglie basse, mi inserisco di nuovo e lavoro una maglia alta. Dopodiché mi sposto nel punto successivo e lavoro un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e andrò a ripetere questo procedimento per ogni punto sottostante. Ultimiamo il giro, ricordiamoci di lavorare anche il punto che abbiamo saltato inizialmente. Quindi vado a lavorare un aumento anche su questo punto, avrò terminato il giro, ovviamente in questo caso avrò semplicemente raddoppiato i punti, quindi sarò passata da 12 punti di base a 24. A questo punto vado a chiudere sempre nello stesso modo, quindi chiudo nel primo punto, inserisco e faccio una maglia bassissima. Ovviamente, come abbiamo fatto prima, ci spostiamo sempre nel punto successivo, così non creiamo scalini. Facciamo una maglia bassa e una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. In questo giro andremo ad alternare un aumento ed una maglia alta, quindi parto comunque con l'aumento, faccio una maglia alta nello stesso punto e poi nel punto successivo lavoro una maglia alta, poi di nuovo nel successivo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e continuerò in questo modo per tutto il giro. Ovviamente qui in alto troverete anche il numero di punti totali che lavorerò. Ultimiamo il giro lavorando anche l'ultimo punto, non ce lo dimentichiamo, ed ultimeremo lavorando una maglia alta singola. A questo punto chiuderemo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo, ed ora dovremo passare al giro successivo. Nel giro successivo lavoreremo un aumento e 2 maglie alte, quindi ci spostiamo sempre nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro. A questo punto una maglia alta nello stesso punto e poi una maglia alta singola nei 2 punti successivi, quindi una maglia alta nel successivo ed una maglia alta nel successivo, poi di nuovo aumento nel punto successivo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e si continua così per tutto il giro. Terminato anche questo giro, mi raccomando sempre di lavorare l'ultimo punto. Io faccio una maglia alta. A questo punto chiudiamo sempre nello stesso modo, quindi maglia bassissima nel primo punto, ci spostiamo nel punto successivo, lavoriamo le 2 maglie basse una sopra l'altra e in questo giro andremo ad alternare un aumento e 3 maglie alte, quindi maglia alta nello stesso punto per lavorare il primo aumento, una maglia alta nei 3 punti successivi, 1, 2,
e 3 e poi di nuovo un aumento nel punto successivo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Andremo ad alternare questo procedimento per tutto il giro. Bene, ho terminato anche quest'ultimo giro, ho già lavorato l'ultimo punto, vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nel primo punto, mi sposto nel punto successivo e lavoro le 2 maglie basse una sopra l'altra, e questo per me credo che sarà l'ultimo giro, perché sono più o meno a 14 cm se non erro. Sì, più o meno sono a 14 cm, facendo un giro in più arriverò a circa 16 cm, quindi direi che può andare bene. Comunque vedrò a giro poi ultimato. Ovviamente se a voi occorre una taglia più grande vi basterà semplicemente aumentare il numero di giri di aumenti, e per aumentare i giri di aumenti è molto semplice, perché come avrete notato, aumentando di giro in giro andremo ad aumentare anche di una maglia alta tra un aumento e l'altro, quindi questo è il procedimento che dovrete fare se volete una taglia più grande. Quindi ora vado a lavorare una maglia alta nello stesso punto per lavorare il primo aumento, e in questo giro andremo ad alternare un aumento e 4 maglie alte. Quindi ora vado a lavorare una maglia alta nei 4 punti successivi, e poi un aumento nel punto successivo. L'aumento, come avrete notato, capiterà sempre nella seconda maglia dell'aumento sottostante, se ci fate caso, quindi non occorre nemmeno fare tantissimi calcoli. Si procede in questo modo per tutto il giro, quindi alternando aumento e 4 maglie alte, e ci rivediamo al termine. Bene, ho ultimato anche quest'ultimo giro, ho ultimato con 72 punti, ovviamente i punti possono variare sia in base al filato che stiamo utilizzando, sia in base alla misura che vogliamo ottenere. Vi confermo che questo è il mio ultimo giro, in quanto ho raggiunto i miei 16 cm. Quindi ora procederò con la chiusura del giro e poi proseguirò lavorando i punti come si presentano. La chiusura del giro sarà sempre uguale, quindi con maglia bassissima nel primo punto. In questo giro dovremo lavorare in costa retro, quindi mi sposto sempre nel punto successivo, vado a prendere solo la metà catenella esterna, quindi solo questa qui, ma devo inserirmi anche nella solina retro, quindi mi inserirò in questo modo, prendendo anche queste asoline che si trovano sul retro di ogni maglia alta. In questo modo la lavorazione su questa zona sarà più rigida. Quindi mi sposto, vado a prendere queste 2 asoline lasciando quella verso di me libera e faccio una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa, in questo modo avrò sostituito la prima maglia alta, e procedo lavorando una maglia alta in costa per ogni punto. Quindi mi sposto nel punto successivo e vado a prendere sempre queste asoline sul retro. Lavoro una maglia alta, punto successivo, asoline esterne e asolina sul retro, e lavoro una maglia alta e continuo in questo modo per tutto il giro, così mi resterà questo bordino libero. Bene, devo ultimare il mio giro, mi raccomando fate attenzione a lavorare anche l'ultimo punto che saltiamo, che in questo caso resta un po' più nascosto. Se non siete convinte, mi raccomando, contate i punti e assicuratevi che avete sempre lo stesso numero di punti. Quindi vado a lavorare le mie ultime 2 maglie alte, l'ultima la lavoriamo comunque sempre nello stesso modo, cerchiamo di pescare la solina sul retro
in questo modo e lavoriamo l'ultima maglia alta. Ora chiudo sempre con una maglia bassissima nel primo punto e dal prossimo giro in poi non dovremo far altro che andare a lavorare i punti come si presentano, quindi non dovremo fare aumenti, dovremo lavorare punto per punto. Non preoccupatevi se non vedete subito che il cappello prende forma, perché poi la forma ce la daremo noi alla fine, quindi molto semplicemente ripartiamo sempre nello stesso modo, punto successivo, maglia bassa sulla maglia bassa ed ora si procede normalmente lavorando una maglia alta in ogni punto. Questo procedimento qui lo lavoreremo per il totale di giri che vi lascio indicato qui in alto, ma diciamo che questa misura è molto soggettiva, dipende molto dai propri gusti, da come vogliamo che il cappello sia, quindi prendetela un po' come una misura indicativa, ma potete tranquillamente personalizzarla. Quindi troverete sia il numero di giri totali sia la misura in centimetri. Procederemo quindi in questo modo lavorando una maglia alta in ogni punto per il totale di giri indicato e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, nel frattempo ho anche cambiato uncinetto, quindi ho lavorato tutta questa parte con il 4,5 e questo l'ho fatto perché così la lavorazione è anche leggermente più larga e facilmente prende forma. Ve lo consiglio nel caso vedete che la lavorazione comunque tende ad imbarcarsi, quindi ad andare verso l'interno. Altra cosa che vorrei dirvi è che ho lavorato 7 giri totali per un'altezza di 9 cm e ho fatto un giro in più rispetto al cappello che avevo già realizzato con il Damatte. In questo caso avevo lavorato 6 giri, quindi quando vi dico che in base al filato potrebbe cambiare la misura, perché spesso alcuni di voi non si trovano con i giri, questo è proprio perché cambiando filato comunque cambiano anche le misure, quindi se utilizzate un filato diverso vi consiglio sempre di seguire le misure in centimetri che vi lascio indicate, perché ve le lascio indicate proprio per questo motivo, così non avrete assolutamente problemi. A questo punto possiamo procedere, abbiamo lavorato la parte superiore del cappello, adesso dobbiamo andare a creare la falda. Quindi ho già chiuso il mio giro con maglia bassissima. A questo punto dovremo andare a lavorare in costa avanti, quindi prenderemo solo la metà catenella davanti. Nello specifico ci inseriremo in questo modo e prenderemo solo questa costina davanti e lasceremo quella retro libera. Ovviamente riprenderemo anche con gli aumenti, quindi io ho terminato l'ultimo giro di aumenti facendo un aumento e 4 maglie alte, se non erro, sì. Quindi ora riprenderò con gli aumenti facendo un aumento e 5 maglie alte, quindi è come se continuassi un po' con gli aumenti. Procedo quindi nello stesso modo, mi sposto sempre nel punto successivo, mi inserisco prendendo solo la metà catenella davanti e lavoro una maglia bassa, lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia alta per lavorare il primo aumento in questo modo ed ora procedo lavorando le 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5, poi di nuovo un aumento nel punto successivo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, ovviamente sempre prendendo solo la metà catenella davanti, e continuerò in questo modo per tutto il giro, quindi alternando un aumento e 5 maglie alte. Ci rivedremo al termine. Terminato il giro chiudiamo sempre con maglia bassissima nel primo punto,
Dopodiché ci spostiamo nel punto successivo, questa volta prenderemo tutta la maglia, quindi il procedimento di prendere solo la metà catenella davanti è solo per questo giro, poi per il resto dei giri prendiamo tutta la maglia. Faccio una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro. In questo prossimo giro dovremo semplicemente andare ad incrementare di una maglia tra un aumento e l'altro, quindi per i prossimi giri questo è il procedimento, non dovremo fare nulla di particolarmente difficoltoso, ma semplicemente andare ad aggiungere una maglia alta tra un aumento e l'altro in ogni giro, quindi esattamente come abbiamo fatto in questa zona qui. Quindi ora andremo a lavorare un aumento e 6 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta nello stesso punto per fare il primo aumento, poi una maglia alta nei 6 punti successivi e comunque nei giri successivi il procedimento è questo, con la differenza che nel giro successivo andremo a fare un aumento e 7 maglie alte, nel giro successivo ancora un aumento ed 8 maglie alte e così via. Questo procedimento quindi lo ripeteremo per il totale dei giri che vi lascerò indicato qui in alto. Ovviamente il numero di giri è soggettivo, quindi se volete magari una falda più larga aumenterete il numero di giri rispetto ai miei, se la volete più stretta diminuirete i giri, potete tranquillamente personalizzarlo secondo i vostri gusti. Io vi lascerò indicato il numero di giri e la misura in centimetri, ma comunque in ogni caso vi consiglio sempre di seguire la misura in centimetri perché non abbiamo tutte lo stesso filato. Quindi vado a realizzare tutta la mia falda perché tanto il procedimento è sempre uguale e ci rivediamo al termine per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, io ne ho lavorati 5 totali e misurano esattamente circa 7 centimetri. Ovviamente se volete una falda più larga aumentate tranquillamente il numero di giri. A questo punto non ci resta che tagliare il filo, chiudere con la sola di chiusura ed avremo praticamente terminato il nostro cappello. Andremo a chiudere nel secondo punto per non creare un punto in più, in questo modo, e andiamo a bloccare il filo tra le maglie. Questo sarà il risultato finale. Ora che ci stavo pensando, smuovendolo, ho fatto caso che volendo può diventare tranquillamente un cappello alla pescatora. Tra l'altro me lo chiedete in tantissimi ogni giorno. Io di solito non utilizzo molto questa tipologia di cappelli, quindi non lo vado a realizzare perché in genere realizzo cose che poi indosso, però potreste utilizzare questo stesso schema proprio per realizzare un cappello alla pescatora. Vi basterà cambiare la lavorazione che abbiamo fatto qui. Quindi per quanto riguarda la sezione degli aumenti sapete che dovete fare quel procedimento. Quando poi dobbiamo passare a lavorare i punti così come sono, quindi i giri senza aumenti, invece di andare a prendere solo la metà catenella esterna, prendiamo comunque tutta la maglia e quindi continuiamo a lavorare normalmente e questo comunque vedete sarà il risultato. Anche indossato sta molto bene, a me no ovviamente, non mi sta proprio bene quella tipologia di modello, però comunque resta un bel cappello in quello stile lì. Poi volendo qui si può anche un po' arricchire, mettete un nastrino, un fiocchetto, insomma potete abbellirlo come volete, ma a me piace ovviamente un po' alla texana, un po' stile cowboy. Insomma, come potete vedere, lavorando il cappello con il cordoncino riusciamo a dargli la forma che vogliamo. Quindi spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo realizzerete. Spero di avervi accontentate, mi avete riempito di messaggi in questi giorni, ma ho mandato avanti tutorial un po' più
diciamo urgenti tra virgolette, ma arriveranno tutti quelli che vi ho spoilerato nei giorni indietro. Se non mi seguite su Instagram, mi raccomando fatelo, perché lì vi mostro tutti gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial, ovviamente. Detto questo, ora potete smaltire tutti gli avanzi di cordino che avete, perché sono perfetti per questa tipologia di progetto. Vi ringrazio di avermi seguito anche in questo progetto e anche oggi. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!